Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Oggi vediamo i nuovi auricolari Sony True Wireless Bluetooth 5.0 WFC500. Sono disponibili in 4 colori diversi. Io ti farò vedere il verde ghiaccio, è disponibile anche l'arancione, il bianco ed il nero. Sono le nuove Sony, potremmo definirle entry level, anche se comunque si collocano su una fascia di prezzo media, insomma medio-alta, sui 100 euro, e andrebbero a succedere, a rimpiazzare, anche se restano ancora sul mercato, le XB700. Sony infatti fa un confronto diretto con quel modello, sostiene che queste qui sono il 45% più piccole, ma in realtà le XB700 che abbiamo visto erano piuttosto grandi, e qui ha abbandonato la struttura a 3 punti, cioè il design a 3 punti, per cui la capsula stessa diventava, per come erano state realizzate, un punto di ancoraggio al padiglione. Quindi si passa sicuramente a una forma più ergonomica, più comoda. Restano comunque dei auricolari in ear, non c'è il controllo touch, è un controllo con tasti fisici. Quindi attenzione, abbiamo detto Bluetooth 5, non 5.1 né 5.2. Sono true wireless binaurali, hanno una batteria che dura 10 ore con la singola carica, ma con il DSWI disattivato, cioè il motore di miglioramento del suono digitale. Infatti la sfida di Sony con questi auricolari è quello di portare su un prodotto economico sia il supporto del DSEE, questo appunto algoritmo che va a ricostruire quelle che sono le alte frequenze perse in fase di compressione, serve, non serve, fa solo consumare più batteria. Non siamo tutti uguali, ognuno di noi ha una capacità più o meno limitata di udire alcune frequenze, quindi quello che magari per me può essere assolutamente inutile, a te potrebbe effettivamente contribuire ad aumentare la sensazione di immersività, di qualità, di ricchezza del suono. Quindi diciamo il DSEE Sony può effettivamente essere utile per alcuni, magari non per tutti, e poi di portare la piattaforma, il supporto alla piattaforma 360 Reality Audio, che sarebbe l'audio 3D della Sony, che è supportata oggi da alcune piattaforme come per esempio Deezer, Nags e Tidal. Sono sempre supportate dall'app Sony, la Sony Headphones Connect. Alto il grado di isolamento di schermatura passiva acustica e non hanno la trasparenza. Rating di impermeabilità IPX4, un driver da 5.8 mm, supporto SBC e AAC. Insomma, un articolo particolare che si presenta già sul mercato ad un prezzo direi interessante per essere un articolo Sony. L'obiettivo è quello di fornirti un ascolto di buona, se non di ottima qualità, ad un prezzo contenuto. Già nelle intenzioni di Sony non c'è diciamo l'idea di realizzare un auricolare per le chiamate. Ha integrato un microfono di buona qualità, te lo anticipo, veramente buona qualità, però non c'è nessuna tecnologia per il miglioramento delle chiamate, ok? E questo lo vedrai nel test del microfono che andremo a fare. Insomma, sono le nuove WF C500. Cominciamo dall'unboxing, poi tutto il resto. Ti auguro buona visione. Dunque, innanzitutto la confezione è realizzata essenzialmente in carta, non contiene plastica.
carta, tanta carta, forse pure troppa. Guarda che nutrito set di manualetti. Cavetto corto USB-A Type-C, e anche questa, vedi, non è una molla in gomma, ma è carta. Poi le cuffie, le Sony, le andiamo a vedere fra poco più da vicino. Anche la copertura dei contatti è in carta. E poi 4 gommini, 2 set SL, anche qui in carta, molto carini, in tinta col colore delle cuffie. 44 grammi di peso, 8 cm, 3,5, 3 cm, colore verde ghiaccio. La prima grande particolarità di questo modello è che è sottile, lungo, ricorda un po' le Galaxy Buds. Questa è una versione più allungata Sony, e il coperchio, come vedi, è in plastica traslucida, cioè lascia intravedere la parte interna. Ma a che scopo? Perché così puoi vedere i LED accesi. Infatti vedi, si vede che in questo momento le cuffie sono in carica. Se utilizzando la porta Type-C metto in carica, si accende anche il LED frontale, sempre però all'interno. Che bello anche la scelta di colore, vedi, arancione con il verde, direi niente male. Non c'è la ricarica wireless, anche qui questo articolo è stato importato da Vincilan, che sarebbe interessante conoscere, in Belgio, e il coperchio non ha chiusura magnetica, ma è una chiusura semplicemente meccanica. La cerniera è molto dura e resta tranquillamente aperta da sola. Le cuffie stanno bene in posizione. Tra l'altro ti accorgi immediatamente che sono molto ben spaziate tra di loro, quindi è semplice andare a estrarle. Infatti guarda, è stato ricavato anche questo vano per inserire tranquillamente il dito e tirarle fuori. R per right, L per left, sono binaurali, sono perfettamente uguali. Quindi te ne faccio vedere una sola. Non c'è, come vedi, il tastino per il pairing, quindi questo viene fatto tramite i tasti fisici che sono presenti sulle cuffie. Insomma, un design particolare, soprattutto per il fatto che il case non si chiude, vedi, lo devi accompagnare quasi fino alla fine. È molto duro, non ci riesci con una sola mano, è bello lunghetto, però lo inserisci facilmente poi in tasca, e le plastiche, almeno quelle degli auricolari, sembrano essere state vengono praticamente da plastica riciclata. Ok, vediamo il destro, ci sono 3 poco pin per ciascun auricolare. Allora, qui c'è un LED, l'avevi visto già prima. Questo qui è il tastino fisico ed è veramente fatto bene. Si vede che gli ingegneri Sony ci hanno lavorato, perché ha un'escursione minima, è molto silenzioso. Guarda, non riesco a fartelo sentire, anche se lo avvicino al microfono, è silenziosissimo e molto sensibile. Tondo, si deve premere più o meno al centro, non a sinistra, a destra, ma proprio al centro. Poi abbiamo i contatti. Come vedi, non c'è il sensore di prossimità. Se vado a rimuovere il gommino, l'apertura non è protetta da una retina. Inoltre, qui abbiamo il logo Sony, apertura di compensazione sulla capsula internamente. Esternamente invece abbiamo il microfono che è stato inserito in una canalina che ha funzione di protezione dal vento. Quindi, insomma, un design niente male, essenzialmente, come vedi, tondo con qualche dettaglio che va ad aumentare il comfort e l'ergonomia. No, la custodia non è dotata di sensore effetto Hall, quindi aprendola non si collegano automaticamente gli auricolari, restano semplicemente in carica. Per farli collegare devi, insomma, estrarli in modo tale che si accendano e immediatamente tramite il Bluetooth 5 si collegano. Qual è la visibilità delle Sony WF-C500? Sono in ear più piccole rispetto al modello precedente,
spinge un po', ruoti e il risultato è questo. Io le trovo comode, sicuramente più comode rispetto al modello XB, perché in questo caso la pressione a livello del canale è inferiore. Il grado di isolamento acustico passivo è medio-alto, l'occlusione c'è e si sente, è assente la trasparenza. Questo può essere un problema in diverse condizioni d'uso all'esterno, perché a volte devi rimuoverle, non solo perché non senti gli altri che ti parlano, non senti bene, ma soprattutto perché non controlli bene la tua voce, per la presenza di questa alta occlusione. E soprattutto oggi che si indossano le mascherine, hai difficoltà a farti capire dall'altra persona. E per quanto riguarda invece la stabilità, meno stabili del modello XB, però in questo caso comunque puoi utilizzare per lo sport perché restano abbastanza bene in posizione. Oddio, poi questo tipo di design tondo potrebbe non adattarsi a tutti, insomma, a tutti i padiglioni. Io le trovo stabili, i PX4, quindi magari non per gli sport più dinamici, ma sicuramente per la corsa vanno bene. In particolare quello che mi ha colpito è la qualità del tasto fisico, è fatto davvero bene. La pressione che si genera all'interno è minima perché il tasto ha un'escursione molto molto piccola e molto morbido da premere. È la migliore realizzazione di un tasto fisico su degli auricolari True Wireless che io ho visto fino ad oggi. Sono fatti davvero bene, hanno il vantaggio, per chi per esempio ha sempre i guanti o indossa dei cappelli, di rendere i controlli sempre accessibili senza i limiti del controllo touch, per esempio le mani bagnate. Connettività e batteria delle Sony WF C500 come vanno? Per quanto riguarda la connettività sono Bluetooth 5.0 classe 2 e si sono comportate bene sia in termini di range che di stabilità, non ho avuto problemi e le ho utilizzate dando priorità alla qualità della musica perché nell'app puoi anche scegliere di dare priorità alla stabilità della connessione in modo tale che ti abbassa anche un pochettino il ritardo in termini di latenza. Non sono multipoint, sono binaurali. Lo scambio tra destro e sinistro è abbastanza fluido, l'unica cosa è che si interrompe un attimo la riproduzione sull'auricolare che hai appena estratto perché la notifica vocale deve leggerti lo stato di batteria, cioè non si rendono conto che li stai usando una alla volta e i controlli non mi sembrano ben distribuiti sull'auricolare singolo. Ma questo te lo faccio vedere fra un attimo quando parliamo di controlli. Per quanto riguarda la latenza, come vanno? Vediamo prima questo test che ho eseguito in collegamento AAC con iPhone. Recensire le Sony WF C500, recensione che dovrebbe uscire questa sera. Qualche anno fa, quando ho cominciato a recensire auricolari, True Wireless e cuffie e in particolare a provare i microfoni, ero come visto, le prestazioni sono accettabili. Devo dire, la latenza un poco si avverte nei video e nei giochi, ma è minima. Su Android invece fanno meno bene, soprattutto se utilizzi l'AC. Le prestazioni, diciamo, peggiori le ho viste con il Redmi, nel Note 10, poi Xiaomi e anche con i Galaxy non fanno proprio benissimo. Meglio se disattivi il collegamento AC e li utilizzi in SBC, sono comunque inferiori rispetto ad iPhone, a quelli che ti ho appena mostrato. Quindi diciamo latenza per Android non sono eccezionali. Per quanto riguarda invece la batteria, Sony dichiara 10 ore, a me hanno suonato per 7 ore e un quarto più o meno, però tenendo attivo il DSE al 70% del volume e essenzialmente in AC con iPhone, facendo streaming anche ad alto bitrate da Wobuz e devo dire è un risultato più che buono. Inoltre hanno ricarica rapida parziale, 10 minuti ti dà un'ora di play, insomma. Certo si potrebbe dire che la custodia te le carica solo una volta,
però suonano pure per 7 ore o di più se magari tu col tuo smartphone ti colleghi SBC e disattivi il DSEE perché nel tuo caso non apporta nessun miglioramento da un punto di vista proprio, no, di quello che senti e la qualità del sound. Insomma, io direi che per le mie esigenze la batteria è ok. I controlli delle WF C500 sono completi, però programmati in modo un po' curioso da Sony. Tra l'altro non sono riprogrammabili tramite l'app ed è un vero peccato. Si danno grazie ai tasti fisici, come ti dicevo, quindi sul tasto destro premi una volta, fai play e pausa, premi 2 volte, vai avanti di una traccia, 1, 2, 3, torni indietro di una traccia, se tieni premuto per 2 secondi si avvia l'assistente virtuale, Siri, Google. Non c'è un'integrazione profonda con un assistente né con Alexa né con Siri, nonostante siano made for iPhone ed iPod. Invece il sinistro che cosa può fare? Può solo controllare il volume, quindi lo aumenta con il singolo tap, lo riduce con 2 pressioni, non fa altro. E già questo è strano perché hai 4 controlli sul destro, 2 sul sinistro, che comunque sono completi. La cosa strana è che non solo non si possono riprogrammare, ma se io utilizzo solo il sinistro, i controlli non cambiano. Quindi che succede? Che adesso non avrò la possibilità di fare play e pausa, di andare avanti o dietro, posso solo controllare il volume, cioè non si riprogrammano le cuffie. Secondo me è un limite software che può essere risolto con un aggiornamento firmware. Insomma, i controlli sono completi se li usi entrambi, ma si può fare di meglio, secondo me, soprattutto dare la possibilità all'utente tramite l'app di personalizzarli. Il microfono delle Sony WF-C500 come va? Sony qui ha utilizzato secondo me un microfono davvero di buona qualità. Te ne accorgi subito dalla registrazione che ho eseguito in condizioni di silenzio. Però poi per contrastare i rumori, a parte un piccolo espediente per quanto riguarda il vento, ha messo il microfono in una canalina. Non ci sono algoritmi o altre soluzioni, cioè l'utilizzo per esempio di più microfoni. Ok, quindi andiamo a vedere come si comporta nelle varie condizioni. Cominciamo da condizione di silenzio. Prova di registrazione con le Sony WF-C500 in condizione di silenzio. Direi la voce magari non è naturalissima, un po' troppo compressa, però il guadagno del microfono è buono, l'intensità della registrazione è molto buona. In condizioni di vento debole. Prova di registrazione con le Sony WF-C500 in condizione di vento debole. Niente male, ha ridotto abbastanza bene il rumore del vento, in condizioni di vento forte. Anche qui tenta la riduzione ma cancella pure la voce, in condizioni di rumore 85 decibel. Anche qui direi, insomma, così a 100 decibel si perde completamente la voce. Invece se il rumore è sulle stesse frequenze della tua voce, cioè ci sono intorno a te persone che chiacchierano, il risultato è questo. Anche qui non fa proprio benissimo, diciamo un microfono direi in generale mediocre per come si comporta col rumore, col vento quasi sufficiente, però più che sufficiente se lo utilizzi in condizioni di silenzio perché mi piace, registra bene per essere delle cuffie in-ear compatte, direi non male. In generale però non te lo consiglierei se devi farci molte chiamate. Come suonano le Sony WF-C500 con il loro driver da 5.8 mm, il collegamento AC e attivo il DSEE? Dal mio punto di vista hanno un suono veramente buono, molto buono, premium direi. La differenza con il modello flagship Sony, le M4, è secondo me
minima. Sicuramente hanno, diciamo, c'è minore profondità forse sul livello delle basse frequenze, un livello di dettaglio leggermente inferiore, la capacità di andare a separare i vari oggetti è più limitata qui, però hanno un elevato grado di immersività, una buona spazialità, sono molto accurate sui medi, hanno delle ottime frequenze alte grazie anche alla ricostruzione DSE e Sony, e i bassi sono veramente puliti, ottimi, forse leggermente sottotono a volte, però qui è un profilo equalizzabile, sia con i preset, sia puoi personalizzartelo tu tramite l'app. È un sound pulito, molto musicale, il profilo di default è equilibrato, nessuna delle frequenze viene enfatizzata o tende a essere eccessivamente persistente. Direi bene, gradevole, molto piacevole, ci puoi praticamente ascoltare di tutto. Molto buona anche la pressione sonora e il resto un sound di qualità anche a volumi non necessariamente alti. Andiamo a vedere come è fatta la app, la Sony Headphones Connect. Innanzitutto alla voce WC500 ti mostra immediatamente una cosa molto importante, vedi in alto, dice che tipo di collegamento è stabilito con lo smartphone di tipo Bluetooth AAC e poi se è attivo o meno il DSEE. Quindi informazione importante perché da questo poi dipende la durata della batteria. Poi la batteria dell'auricolare destro e sinistro non è supportata, la batteria della custodia, te ne accorgi solo quando la metti in carica con LED frontale. Lo stato, che cosa stanno facendo, cosa riproducono. Il suono, hai la possibilità di andare, vedi, a scegliere tra vari preset di equalizzazione, ce ne sono un bel po', entusiasta, ma questi qui li abbiamo già visti in passato perché alla fine sono gli stessi di altre cuffie Sony, e in più hai la possibilità di andartene a creare uno tu, personalizzato, ok? Poi la possibilità di andare a analizzare la forma dell'orecchio per la funzione 360 reality audio, ottimizzare le app supportate che sarebbero poi Tidal e le altre Deezer. Questo è molto importante perché qui puoi andare a attivare il DSE o disattivarlo e qui dare priorità alla stabilità della connessione o alla qualità del suono. Quindi diciamo questa qui sarebbe una specie di game mode dove le prestazioni in termini di latenza diciamo un po' migliorano. E poi qui nella voce sistema la possibilità di attivare o disattivare la voce guida e puoi scegliere anche italiano, così come ho fatto io. Ok, ti va ad aggiornare proprio l'impostazione nelle cuffie. Non puoi fare altro, quindi naturalmente non c'è il controllo, nessun tipo di controllo ANC perché gli auricolari non ne sono dotati, né puoi personalizzare i controlli. Quello che vanno a fare è naturalmente il backup delle impostazioni e aggiornamenti firmware. Siamo arrivati alle conclusioni sulle Sony WF-C500. Che cosa ne penso? Che cosa manca e a chi le consiglierei? Che cosa manca? Sicuramente mancano delle funzioni premium o funzioni caratteristiche che troveresti spendendo 100 euro su altri auricolari, per esempio la ricarica wireless, i sensori di prossimità, il sensore Hall, la possibilità di avere i controlli touch se ti piace quel genere di controllo lì. Però devi considerare che per quanto riguarda il sound sono secondo me superiori alla media di altri auricolari nell'intorno di 100 euro. Che se sei un fan del brand Sony, ti piace come suono, ti piace la firma sonora, questi qui rappresentano degli auricolari con un ottimo rapporto qualità-prezzo se vuoi accedere alle tecnologie DSEE e 360 Reality Audio, che sono entrambi supportati. Certo, poi il design può piacere o non piacere, il fatto che la custodia sia un po' duretta, meccanica, la chiusura e che la parte traslucida lascia vedere un poco i graffi, vabbè, sono dettagli, no? Però il sound è veramente buono, la connettività pure, la batteria molto molto bene, il microfono
non è granché, se le utilizzi diciamo solo a casa, però vanno bene, direi anche molto bene, però se insomma devi utilizzare per lavoro all'aperto, no, te le sconsiglio. Quindi a chi le consiglierei? Sicuramente non a chi vuole essere prestazioni massime in termini di cancellazione del rumore del modello M4, perché qui non c'è ANC, è un auricolare più semplice, ok? Però ha una batteria che dura molto più a lungo e potrebbe essere una buona idea se ci devi viaggiare, se sei un pendolare, anche se fai sport certamente perché sono impermeabili e restano bene in posizione. Considera però che non è presente la trasparenza. Questo può essere o può non essere un limite, dipende molto da te, però se quando indossi gli auricolari interagisci molto con le persone, hai bisogno di ascoltare i suoni intorno, pure per esempio se guidi, sei in auto, insomma l'assenza di trasparenza è molto scomoda perché questi qui comunque isolano. Ok? Anche se tu stesso devi parlare, perché parlare quando c'è un elevato grado di occlusione fa in modo che la tua voce non sia naturale, tu non riesca a modularla bene perché non ti senti. E potrebbero sicuramente essere indicati anche a chi vuole vedere video e giocare un po' su iPhone però. E sicuramente invece vanno bene e sono consigliatissime se intendi utilizzarle esclusivamente per la musica a casa o in ambienti tranquilli, ok? Perché per il sound sono sicuramente più che approvate, a me personalmente sono piaciute. Sconsigliate invece per chi deve lavorarci, non è un auricolare per fare tante chiamate. Queste qui sono le Sony WF C500. Io ti ringrazio per l'attenzione, se hai domande specifiche su questo prodotto sei il benvenuto sotto. Ci vediamo presto, buona serata.